Imponente, affascinante e seducente, il castello del Buon Consiglio domina la città di Trento dalla sommità di un piccolo rilievo roccioso anticamente chiamato Malconsei. Il complesso castellano, sviluppatosi a partire dalla metà del 1200 attorno alla mole cilindrica della Torre Granda, è stato fino all'epoca napoleonica la residenza dei principi vescovi tridentini, vassalli dell'imperatore e del Sacro Romano Impero. Da sempre quindi luogo di potere, il maniero è il testimone ed il custode di gran parte delle vicende storiche di questa terra che si trovava ai confini dell'impero. Il castello, protetto da una robusta cinta muraria, è costituito nel suo insieme da elementi architettonici ben distinti. Il Castelvecchio, che rappresenta la parte più antica, quella medievale, il cinquecentesco Magno Palazzo, espressione del maturo Rinascimento, e la Giunta Albertiana, edificio del tardo Seicento. Ora andiamo a scoprire insieme alcune delle meraviglie di questo straordinario monumento che oggi è anche una sede museale. Ci troviamo nella corte di Castelvecchio, un ambiente di notevole fascino e atmosfera, contraddistinto da un elegante loggiato ad ordini sovrapposti, fatto edificare nel 1475 dal principe vescovo Giovanni di Hinderbach, come ci attesta questa epigrafe murata nel pilastro. Salita un'ampia scalinata in pietra calcarea, si giunge sulla loggia veneziana, dove visitatori e turisti rimangono sorprendentemente incantati da una vista inaspettata sulla città e sui monti circostanti. Nel fregio lungo le pareti la serie dei vescovi tridentini fino all'inizio del secondo millennio e sulla parete orientale una grande raffigurazione di Carlo Magno, il fondatore del Sacro Romano Impero. Nel grande salone gotico si può invece ammirare la lunga serie dei principi vescovi che per 8 secoli hanno governato il territorio e che qui sono affiancati con i coevi imperatori. Lasciato il Castelvecchio, attraverso un ponticello sospeso, si giunge nel Magno Palazzo, la struttura rinascimentale del 1536, opera autocelebrativa del principe vescovo Bernardo Claes. Questo primo ambiente del Magno Palazzo, che costituiva una sorta di biglietto da visita, è qui dominato nella volta dallo stemma nobiliare della famiglia del committente, circondato nelle lunette dalle divinità dell'Olimpo. La porta a destra immette invece in quella che era un tempo la sala da pranzo della corte vescovile. Lungo le pareti della sala una galleria di finte statue mutili ad imitare sculture antiche ritrovate negli scavi archeologici, un'idea molto originale del pittore Dosso Dossi. Nelle lunette invece paesaggi ed animali ci raccontano alcune delle favole di Fedro e di Esopo. Durante la Prima Guerra Mondiale questo ambiente fu utilizzato dagli austriaci come caserma e tribunale militare. Qui venne appunto giudicato e condannato a morte Cesare Battisti. La Sala del Cammin Nero, così era chiamata nel Cinquecento, dopo la secolarizzazione è stata depredata del grande caminetto di marmo che si trovava sulla parete occidentale. Ammirevoli e di alta qualità gli stucchi della volta, opera di artisti mantovani. Nelle lunette la rappresentazione e allegoria delle 7 arti liberali. La sala delle udienze era l'ambiente più prestigioso del primo piano ed era riservata all'attività politica del principe vescovo. Non a caso sul lato occidentale, ben visibile per chi entrava dal cortile dei leoni,
troviamo i ritratti dei sovrani Carlo V imperatore e del fratello Ferdinando I d'Asburgo, re dei Romani, di cui il Cles era peraltro fedele consigliere. Sul lato opposto invece il ritratto a figura intera in abito cardinalizio del padrone di casa, il presule Cles. Parte del pavimento della sala è ancora quello originale. Nella sala circolare raffinati stucchi incorniciano alcune scene celebrative della vita di Giulio Cesare. Nelle lunette, imperatori romani a cavallo enfatizzano e celebrano il tema politico imperiale. La loggia del Romanino, dal nome del pittore bresciano che la decorò, rappresenta, sotto il profilo architettonico ed artistico, uno degli ambienti più singolari del castello. Al centro della volta il mito di Fetonte ci rimanda alla prudenza. Nelle lunette scene storiche bibliche, alternate a concertini musicali, completano la decorazione. La grande sala di rappresentanza, con uno splendido soffitto a cassettoni e gli appartamenti privati del presule, occupano gran parte del secondo piano del castello. Naturalmente quello che abbiamo visto è solo una parte di quello che sa offrire il Castello del Buon Consiglio e la migliore visita che vi invitiamo a fare è naturalmente quella di persona. Vi aspettiamo dunque a Trento.